Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Questa è la sesta puntata di questo ciclo e questa sera abbiamo con noi la dottoressa Elisabetta Di Rosa, ci parlerà di un caso di un pastore tedesco. Elisabetta, se vuoi presentarti tu un po' le tue specializzazioni, così magari lo dici meglio di me. Io ricordo solo che la prossima settimana abbiamo un altro caso, questa volta ci sarà un gatto per la prima volta e quindi che cominciano anche loro un po' a fare il trapianto. E io per ora mi fermo e lascio parlare te, Elisabetta, così ci facciamo la nostra mezz'oretta e poi andiamo a fare un po' di domande, si spera, e poi a letto. Ok, Buonasera. grazie. Buonasera a tutti, io sono Elisabetta, io lavoro in un centro veterinario a Montecchio Maggiore, che è in provincia di Vicenza, e mi occupo prevalentemente di gastroenterologia. Sono una gastroenterologa e in misura minore un po', diciamo, medicina interna. Però i miei pazienti sono rappresentati quasi per l'80% da pazienti enteropatici cronici tendenzialmente. Ho da poco conosciuto la Barbara e quindi ho iniziato questo percorso e stasera parlo del mio primo trapianto fatto con lei. Allora, quindi stasera vi parlo di Sole. Sole è un pastore tedesco, una femmina intera. Io l'ho vista più o meno un anno fa, quindi aveva su per giù 9 mesi, a settembre del 2021. E quando l'ho vista io pesava 21,6 kg e aveva un BCS particolarmente scarso, che ho valutato come 2,5 su 9, quindi era veramente particolarmente magra. La proprietaria mi racconta una diarrea presente praticamente da sempre, cioè da quando l'aveva acquistata. Da quando era stata acquistata all'allevamento, insomma, questa cagnina aveva iniziato ad avere diarrea persistente. Oltre a quello, aveva notato anche la presenza di prurito, a volte localizzato a livello di orecchie, altre volte invece diffuso su tutto il tronco, e era stata seguita da vari veterinari della zona che avevano effettuato diversi tentativi alimentari. Quindi Sole aveva mangiato dieta casalinga per poi passare a vari tipi di gastrointestinal di varie marche, ha mangiato diversi ipoallergenici fino ad approdare anche a degli idrolizzati, senza avere però dei risultati importanti. Aveva anche effettuato diversi tentativi terapeutici, quindi al di là dei classici probiotici di anche di varie marche, i vari colleghi avevano deciso di iniziare delle terapie con gastroprotettori, quindi principalmente inibitori di pompa, vari ed eventuali antibiotici. Sole aveva, quando l'ho vista io, aveva già provato amoxicillina e clavulanico, metronidazolo e spiramicina insieme, e fino a fare anche una terapia con il cortisone a 0,5-0,7 mg chilo, quindi a un dosaggio, diciamo, antinfiammatorio, ma anche lì con scarsi risultati. Per cui, ecco, la mia problem list è questa. Io ho considerato un fecal score tra il 6 e il 7, io mi baso su quello lì della Purina. Il cane faceva dalle 4 alle 5 defecazioni giornaliere, quindi un numero evidentemente aumentato. La magrezza e l'inappetenza, secondo me, erano dei segnali importanti da considerare in una problem list, la presenza di intensi borborigmi intestinali ed infine il prurito. Quindi, alla fine di questa prima visita gastroenterica, avevo valutato un CBDI pari a 10. 10 che significa comunque malattia abbastanza importante. A questo punto mi sono un attimo fermata. Io, occupandomi di gastroenterologia, diciamo che mi piace, insomma, fare una raccolta anche di letteratura, no? Valutare un po' la letteratura più o meno recente, dipende un po' da quello che c'è. E ormai è appurato come la razza pastore tedesco sia una razza particolarmente predisposta allo sviluppo di enteropatie. Ormai questa cosa è assodata
e recentemente hanno valutato la correlazione che c'è tra soggetti di questa razza con enteropatia cronica ad alterazioni a carico dei tool-like receptor, il 4 e il 5, che sono dei recettori di membrana che riconoscono la componente molecolare batterica e in particolar modo durante questo tipo di patologie infiammatorie intestinali sembra esserci proprio un polimorfismo che è iperresponsivo alla flagellina, quindi alla proteina che usano i batteri per il movimento. Perciò, in base a queste considerazioni, sapevo già che, insomma, trattare con un pastore tedesco non sarebbe stato semplice. A questo punto io ho iniziato i miei approfondimenti, quindi parto sempre da un esame delle feci base che ha dato un esito negativo. Ho continuato poi con un test di ricerca anticorpale della Giardia duodenalis, anche quello ha dato esito negativo. A questo punto ho iniziato gli esami del sangue. Io qui ho riassunto un po' le alterazioni più significative. La Sole si presentava con una lieve anemia ipocromica microcitica e una leucocitosi neutrofilica e un innalzamento però anche dei monociti. Alla chimica clinica abbiamo una riduzione importante del colesterolo, un incremento dell'urea, aveva avuto anche degli episodi di ematochezia effettivamente, una riduzione delle proteine sieriche, in particolare delle globuline, e comunque le albumine a 2,5 erano appena al di sopra del range minimo. Un aumento del fosforo, però la Sole aveva 9 mesi all'epoca, e una riduzione del ferro. Stranamente una proteina C reattiva normale. Poi ho continuato e ho richiesto dei test di funzionalità intestinale, il TLI che è risultato nella norma. Questo perché il pastore tedesco è sempre un po' sfortunata come razza ed è predisposto anche all'insufficienza del pancreas esocrino. In ogni caso ha dato un esito negativo. Poi ho richiesto la concentrazione vitaminica. La vitamina B9 è nei range non altissima, ma diciamo accettabile, mentre la cianocobalamina è molto molto bassa. 150 è il cutoff che ha il laboratorio a cui noi ci riferiamo e significa che al di sotto di 150 era un valore del tutto indosabile, quindi non assolutamente sufficiente. E questo era un po' già preoccupante perché ancora la Allensbach nel lontano 2007 diceva che poteva essere un segno prognostico negativo, l'ipocianocobalaminemia. Poi ho richiesto anche un cortisolo basale. Si trattava comunque di un animale giovane, di sesso femminile e quindi nella mia diagnostica differenziale avevo considerato anche il morbo di Addison. Il fatto che il cortisolo basale fosse superiore a 5 per me è stato sufficiente per escluderla come possibilità. Non ho effettuato il test di stimolazione con ACTH, diciamo che non l'ho ritenuto necessario. A questo punto ho continuato andando in ecografia. L'ecografista mi ha messo in evidenza dei segnali di gastroenteropatia aspecifica. Ha rinvenuto poi un'iperplasia reattiva dei linfonodi digiunali, che è stata poi confermata perché questi linfonodi sono stati anche campionati citologicamente ed era soltanto una semplice reattività iperplastica. E inoltre c'era uno scarso versamento addominale. Era scarso e quindi l'ecografista non è riuscita a campionarlo. Però, insomma, visto quello che è venuto fuori con questi accertamenti, siamo passati ad un CECAI pari a 12, quindi una malattia direi abbastanza importante. A questo punto ho continuato il nostro iter diagnostico e siamo andati in endoscopia e abbiamo fatto una gastro-duodeno-colonscopia. Allora, se andiamo a vedere la diagnosi conclusiva, in realtà qui si vede semplicemente una gastrite cronico-attiva, un'enterite cronico-attiva e una colite cronico-attiva, quindi poco significativa come diagnosi. Abbiamo un processo infiammatorio che è cronico e che in questo momento era riacutizzato, ok? Però se andiamo a leggere la descrizione abbiamo delle informazioni importanti, a mio avviso. A livello di stomaco c'era una degenerazione superficiale, c'era un'infiltrazione infiammatoria della lamina propria con linfociti, plasmacellule e neutrofili, che è strano rinvenire dei neutrofili in un infiltrato infiammatorio, soprattutto nello stomaco. E scusate, qui ho un GHLO giallo, non so perché, comunque sono stati trovati anche l'Helicobacter, elementi di Helicobacter,
ma essendo sulla superficie mucosale io non li ho ritenuti come dire, utili ai fini del nostro percorso diagnostico, responsabili della patologia in atto. A livello di duodeno abbiamo un quadro sovrapponibile, simile. Abbiamo sempre degenerazione superficiale con accorciamento dei villi e quindi una notevole difficoltà nell'assunzione dell'alimento, la dilatazione dei vasi chiliferi, quindi un'iniziale linfangectasia, ed effettivamente, se vi ricordate, agli esami del sangue avevamo una riduzione dei valori del colesterolo e delle proteine sieriche, e poi ancora un'infiltrazione infiammatoria della lamina propria, sempre con la componente neutrofilica, oltre che plasma cellulare. Ed infine il colon, sempre con una degenerazione superficiale, e con un'infiltrazione infiammatoria ancora dei linfociti, plasmacellule e neutrofili. Quindi questi neutrofili praticamente erano presenti un po' in tutto il tratto gastroenterico di Sole. Bene, quindi a questo punto mi sono fermata per capire un po' cos'è che avevo tra le mani. Quindi ricapitolando, ho un cane pastore tedesco, quindi so particolarmente difficile da gestire, e so anche che per via di questa particolarità genetica dei tool-like receptor potrebbe essere uno di quei pazienti in cui non si riuscirà mai a gestire completamente la sintomatologia clinica. Poi è un pastore tedesco con un CECAI a 12, quindi che parte già con una malattia importante. Qui ho segnato ipoalbuminemia, in realtà ecco, non era ipo, ma era un po' borderline, e una gravissima ipocianocobalaminemia. Quindi, aiuto. Per cui io ho iniziato il mio percorso gastroenterologico solito, quello che faccio solitamente. Quindi, come prima cosa, io escludo la food responsive enteropathy, perciò ho cambiato ulteriormente l'alimentazione di Sole, anche se già i colleghi l'avevano fatto, ho voluto fare un ulteriore tentativo e ho scelto una dieta digeribile a basso contenuto di grasso. La signora si è rifiutata di usare ancora la casalinga e quindi ho optato per un commerciale monoproteico. È a base di insetti, quindi è una proteina alternativa che Sole non aveva mai provato, perché non è che avessi molte possibilità, e con un contenuto di grassi, se non ricordo male, siamo intorno agli 11-12% su sostanza secca. E poi ho aggiunto un prebiotico, che è lo Psyllium, perché anche se questo è un articolo datato, comunque l'aggiunta di una fibra solubile e non fermentescibile come appunto lo Psyllium poteva aiutare un po' la componente colica della malattia. In realtà non ho avuto grandissimi miglioramenti. Ovviamente in questa prima fase terapeutica ho anche mantenuto la terapia probiotica che era già in essere e poi ho consigliato, e anzi ho effettuato, la integrazione vitaminica, visto l'ipocianocobalaminemia. Io in genere effettuo quella per via parenterale, quindi un'iniezione una volta alla settimana per 6 settimane consecutive e poi una ogni 15 giorni per altre 6 volte, insomma lo schemino quello classico. Ma ecco, ripeto, risultati particolarmente scarsi. A questo punto io normalmente seguo poi il secondo step, che è quello della valutazione dell'antibiotic responsive enteropathy. Questo perché ancora negli anni '80 si iniziò a parlare della SIBO, che adesso non è più in uso. Questo perché, soprattutto nel pastore tedesco, si era dimostrato come ogni volta che c'era una sintomatologia gastroenterica c'era anche una sovraccrescita batterica importante e soprattutto a carico del piccolo intestino. Quindi si basavano molto sul numero dei batteri che erano presenti all'interno dell'intestino. E la SIBO sembrava essere per l'appunto la malattia classica del pastore tedesco. Alla fine, insomma, quando io ho iniziato a lavorare, tutti i pastori tedeschi avevano la SIBO. Poi negli anni successivi si è capito che utilizzando l'antibiotico effettivamente queste forme di diarrea tendevano a migliorare, probabilmente perché agivano direttamente su questa overgrow batterica. E quindi si è iniziato a parlare di diarrea antibiotico responsiva. Poi un po' la gastroenterologia è sempre un po' in movimento, no? E adesso non si usa più questo termine, ma è stato coniato l'acronimo ARE, che sta per enteropatia, quindi più in generale, non solo la diarrea, ma l'enteropatia in generale, antibiotico responsiva.
Ora, ultimamente, nell'ultimo periodo, ci sono alcuni colleghi che parlano di MRE, quindi di un'enteropatia che è responsiva, insomma, dovuta ad alterazioni del microbioma. E quindi diciamo che l'attenzione si sta un po' spostando in questo senso. Per cui io ho iniziato a pensare a questa forma del microbioma e al fatto che potesse essere o meno una diarrea risponsiva all'antibiotico oppure no. D'altra parte la letteratura recente ci suggerisce, ci dà alcune indicazioni e ci dice quando è che possiamo iniziare a sospettare una disbiosi. Ed effettivamente io ce le avevo quasi tutte queste caratteristiche, cioè ci dice tutte le volte in cui si ha una sintomatologia enterica, quindi laddove c'è un'infiammazione intestinale e c'è una riduzione della tolleranza dell'intestino, no, nei confronti di questi batteri endoluminali o di mucosa. Quando ci sono dei fattori di rischio, e abbiamo visto come la razza pastore tedesco è un fattore di rischio, così come anche l'alimentazione con carne cruda, i livelli bassi di vitamina B12 rappresentano un fattore di rischio per la disbiosi, quando rinveniamo la componente neutrofilica nell'infiltrato fiammatorio della lamina propria a livello istologico. E qui ce l'avevamo in tutto il tratto gastroenterico. E poi infine quando si effettua una diagnosi di insufficienza del pancreas esocrino, ecco, questa era l'unica cosa che Sole non aveva per fortuna. Quindi sì, io potevo tranquillamente sospettare una disbiosi, cioè io ho sospettato una disbiosi a questo punto. È solo che poi mi sono trovata ad un bivio. Perché? Perché da una parte potevo ricominciare la terapia antibiotica che avevano iniziato i miei colleghi prima di me, ma d'altra parte è stata la stessa proprietaria che non voleva farlo perché si era accorta soprattutto di una cosa, cioè che quando la Sole, i primi tempi, faceva la terapia antibiotica, lei rispondeva egregiamente subito. Al primo giorno di terapia lei stava subito meglio, i sintomi clinici rientravano quasi completamente. La terapia durava dai 5 ai 7, 10 giorni, insomma, dipende dalla prescrizione, e al termine della stessa, dopo circa 2, 3, 4 giorni di sospensione, i sintomi clinici ricominciavano e la signora aveva notato come questa sintomatologia era ingravescente, cioè ogni volta ricominciava in maniera più importante, più severa rispetto alle volte precedenti. E soprattutto un'altra questione, cioè che le ultime volte che iniziava la terapia antibiotica, i miglioramenti clinici non erano più immediati come un tempo, ma ci metteva sempre più tempo per rispondere adeguatamente. Le ultime volte non rispondeva quasi per niente. Quindi ricominciare con un'ulteriore terapia antibiotica, magari cambiando ancora molecole, eccetera, non ci sembrava la scelta più giusta da fare. E non è che avessi molte carte da giocarmi a questo punto. Quindi avevo conosciuto Barbara, ho pensato di contattarla e insieme a lei abbiamo effettuato appunto l'analisi del microbiota di Sole e poi è stato effettuato il trapianto di un mese, il primo ciclo di trapianto durato 30 giorni. Io a questo punto lascerei la parola a chi di dovere, non so se l'Ilaria, la Giada o la Barbara, se vogliono spiegarci un po' qual era il report del microbioma di Sole e poi dopo magari vi dico che cosa è successo post, ecco. Va bene, allora mostriamo il primo report e bisogna che togli la condivisione tu, Ok, così poi io parto con ok. la mia. Allora, aspetta. Ok, qui mostro gli aspetti salienti del primo report di trapianto, perché poi appunto vabbè, sono stati fatti, è stato fatto più di uno. E quello che dovrebbe saltare istantaneamente all'occhio è questo, cioè la ricchezza in specie del microbioma di Sole. Vedete che ci sono 21 specie riconosciute e rilevate,
che è praticamente forse uno dei numeri più bassi che abbiamo mai visto. E questo prima di iniziare il trapianto. Ovviamente, essendoci anche dei numeri bassi, poi si abbassa anche l'indicatore generale di biodiversità, ma anche la distribuzione delle specie era comunque molto alterata. E da qui si vede che poi la numerosità cresce, gli indicatori migliorano tutti e rientrano nella norma. Ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Questa è la diversità, il grafico di diversità di Brake-Artis, che fa vedere le distanze sulla base della composizione, cioè i verdi sono i cani della popolazione sana, i rossi sono gli enteropatici. Qui vediamo sole prima di iniziare il trapianto e dopo il trapianto, e si vede come c'è stato un forte spostamento della composizione del microbioma e che si è avvicinato a quello dei sani, anche se non è rientrato. Cosa è successo? Se andiamo a vedere le specie acquisite, Sole praticamente ha acquisito tutte queste specie, di cui nella parte alta vediamo quelle che sono rilevate anche nel donatore, quindi quelle che teoricamente sono passate dal donatore al ricevente, e altre che invece non sappiamo esattamente da dove vengano. Potrebbero essere delle specie non rilevate nel donatore, nel senso che sono in quantità molto basse, ma sono comunque riuscite a passare, oppure dall'ambiente. La cosa interessante e importante è questa, che molte di queste specie acquisite sono quelle del core microbiome, cioè quelle che sono importanti nei cani, in quanto presenti nel 90% di quelli sani, quindi sono il nostro punto di riferimento. E vediamo che ne ha acquisite molte. Ha acquisito anche delle altre, una particolarità anche questa di Sole, cioè dopo il trapianto mostra delle specie anche strane, cioè quelle col punto di domanda sono specie che non sono presenti nei cani sani. E la cosa particolare è che, ad esempio, Akkermansia è tipicamente umana, quindi chi lo sa. Ci sono poi dei probiotici, tipo Bifidobacterium, questi qua, e cose, Reuteri anche, credo che sia un probiotico. E comunque diciamo che la numerosità che abbiamo visto aumentare moltissimo è data in parte e positivamente da specie che provengono dal donatore, ma anche da delle specie strane, che quindi non è detto che poi permangano. Però andando a vedere quello che più ci interessa, cioè il core microbiome, vediamo che in realtà è un core molto povero. Le specie in colore rosso sono quelle che non erano presenti all'inizio e non sono presenti neanche alla fine. Quindi, nonostante siano state acquisite 8 specie di questo gruppo, in realtà il microbioma di Sole resta ancora scarso in termini di specie del core, quindi ne mancano ancora un po' meno della metà. Tra questi si identifica Eranonis, che è ormai famoso, che è rimasto assente nonostante il donatore lo contenga, ed è uno dei microbi coinvolti nella metabolizzazione degli acidi biliari. E tra questi poi ce ne sono diversi che sono responsabili della produzione degli acidi grassi a catena corta, che sono molto importanti per la parete intestinale. Ecco, qua si vede le specie anomale, e sono parecchie. Ecco, normalmente non ne troviamo comunque poche. Si vede che Sole prima del prelievo si è mangiato qualcosa di strano, non so se è in giro per i boschi o qualcosa, chi lo sa. Ecco, sappiamo ad esempio dall'esperienza con i probiotici che se una specie non è normalmente residente, cioè la possiamo vedere fluire, la possiamo vedere nel passaggio, ma poi spariscono. I probiotici noi diamo indicazione di solito di sospenderli almeno 4 giorni prima, perché nei primi campioni che facevamo trovavamo anche 20% di probiotici,
4 giorni fanno sparire qualsiasi cosa, per cui lattobacilli che sembrano normali noi non li troviamo mai. Li troviamo solo appunto se sono stati presi i probiotici. L'ultimo elemento, secondo noi molto rilevante, è questo, cioè i patobionti. Le enterobatteriacee in particolare, ormai è noto e dimostrato che sono associate all'infiammazione della parete intestinale, ma oltre a quello appunto ci sono altre specie, tipo il Helicobacter, che mi pare che tu abbia nominato prima, che in questo caso è anche un po' cresciuto. E, Anaerobio spirillum è un batterio che è stato associato in qualche modo alle enteropatie, ma non si sa esattamente che cosa fa, e Campylobacter che compare, anche questo non è particolarmente positivo, e quest'altro microbo che anche lui associato a enteropatia cronica, ma di cui si conosce poco. Ecco, questo ci fa vedere come in realtà sì, c'è stato sicuramente per alcuni aspetti un miglioramento, ma c'è ancora una grossa disbiosi legata sicuramente alla carenza di specie del core in particolare, quindi non nel suo insieme, ma del core sicuramente sì, e anche la presenza ancora abbondante di patobionti. Questo è il primo report. Dopodiché è stato fatto un secondo trapianto. Esatto, allora posso dire intanto, se la faccio, ok, questo miglioramento che si è visto un po' al report si è visto anche clinicamente, perché effettivamente c'è stato un miglioramento dei sintomi clinici. Le feci sono passate da un fecal score di 6-7 ad un fecal score 4, con una riduzione sostanziale anche del numero di defecazioni giornaliere, da 4-5 volte al giorno a 1, massimo 2 volte al giorno. Soprattutto la signora era felice perché era aumentato l'appetito della Sole, che all'inizio era particolarmente inappetente, e invece questi insetti, insomma, li mangiava volentieri. E, era aumentata anche di peso, da 21,6 kg eravamo passati a 24,5 kg. Siamo ancora molto lontani dal suo peso forma, che avevo identificato tra il 28 e il 30 kg. Però comunque sia, un BCS ancora scarso, però sicuramente un miglioramento. E il CECAI era passato da 12 iniziale a 5. Per cui eravamo abbastanza soddisfatti, sapevamo che non avremmo potuto risolvere tutto quanto nel giro di poco tempo. Ho i miei dubbi che si possa risolvere anche tutto completamente, sinceramente, però la Barbara al termine di questo primo ciclo ci aveva suggerito di proseguire ed effettivamente la signora aveva iniziato a vedere un miglioramento che non vedeva da mesi sul suo cane e quindi ha accettato volentieri. E da lì è partito un ulteriore trapianto che questa volta è durato 60 giorni consecutivi e che è seguito poi con un ulteriore report, vero, che mostrava ulteriori miglioramenti. Non so se esco dalla mia condivisione. Ecco. Beh, comunque, sì, non so se... Ok. E Barbara, sei senza audio. Pardon. Vado veloce e vediamo che c'è appunto una variazione degli indicatori come ci potevamo aspettare, cioè le specie sono calate perché ce n'erano molte che non erano assolutamente tipiche dell'intestino del cane. Però appunto siamo comunque al di sopra di quello che è il minimo degli animali sani. E c'è però sempre uno scombussolamento che permane, anche se poi vediamo appunto che nel grafico di diversità Sole si è avvicinata un altro pochino di più ai sani. E se scendiamo qui, vabbè, facciamo vedere anche quelle che sono i tax dell'indice di disbiosi che
sicuramente ormai abbastanza conosciuto in ambito veterinario, e quello che possiamo notare è che compare finalmente Iranonis, anche se in piccole quantità, però abbiamo ancora qualche problemino con i pattobionti. E qui lasciamo perdere il core, ecco qui, questa è la visualizzazione che abbiamo adesso più recentemente rispetto all'altra, quindi abbiamo introdotto ulteriori colori. Il rosso è sempre che non c'era prima e non c'è neanche dopo, quindi vediamo come abbiamo ridotto rispetto a prima, che ne mancavano più o meno la metà, adesso abbiamo acquisito tutte quelle verdi e abbiamo perso 2 specie che probabilmente sono sotto soglia più che perse del tutto, per cui il core microbiome si è ulteriormente arricchito e questo è sicuramente positivo. Resta un problemino di pattobionti legato a questo anaerobio spirillum che abbiamo visto già prima nel primo report, di cui non sappiamo granché se non che è associato alle enteropatie croniche. Ma positivo il fatto che sono praticamente rientrati nei range sia le enterobatteriacee che poi Campylobacter si sono ridotti e quindi possiamo dire che in termini generali c'è stata una riduzione del carico di pattobionti, tranne che per questo qua di cui appunto sappiamo poco. Le specie anomale sono più o meno insomma presenti ma calate rispetto a prima. Queste sono le specie acquisite dal donatore, quindi vedete che sono ancora molte proprio perché si partiva da una situazione di veramente povertà assoluta, e sono state acquisite altre 6 specie core e alcune appunto pescate in giro, anche compreso l'Helicobacter e coli che prima non c'erano. E specie perse, vedete, sono tantissime, ma sono soprattutto quelle che vedevamo prima, specie strane, o comunque appunto, qua di nuovo abbiamo un probiotico, un altro probiotico probabilmente, e anche il Veticus, Lactobacillus, qua probabilmente ne aveva presi prima abbastanza. E quindi sì, ne abbiamo perse, però non sono specie particolarmente rilevanti, ecco, sono più quelle che sono state acquisite. E resta ancora un po' di disbiosi legata appunto al fatto che il core microbiome non è ancora sufficientemente completo, però decisamente meglio rispetto a prima. Questo è quello che si vede dal microbioma. Esatto, sì, alla fine anche clinicamente, insomma, le cose corrispondono. Ora valutiamo se fare altri cicli di trapianto, adesso c'è stata l'estate in mezzo, quindi un po' una pausa e ora vedremo la prima recidiva di malattia, perché sicuramente recidiverà adesso al cambio di stagione, valuteremo come procedere. Bene, allora se tu hai concluso, io intanto ti ringrazio subito e buona serata a tutti. Grazie, Grazie a buonanotte. te.